Domenico, mia moglie mi ha lasciato. C'è qualcosa che ancora posso fare? Qualcosa che non ho pensato, che non ho tentato ancora? Ecco, questa è una delle domande che più frequentemente ricevo e alla quale oggi voglio rispondere all'interno di questo video. Io sono Domenico Iapello, Law e Life Coach formato in PNL dal 2011 e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così che ogni volta che pubblicherò nuovi video potrai vederli in anteprima. Ora, detto questo, una doverosa premessa, come ormai faccio di consueto. Da noi si dice non muove foglia se non tira il vento. Ecco, questo periodo per te dovrebbe essere un periodo di profonda riflessione. Questo dovrebbe portarti a ripensare a tutta una serie di cose che avete vissuto insieme e che a oggi ti scostano proprio dalla possibilità di poterla riconquistare. È vero, stai soffrendo perché lei ti ha lasciato, perché questa cosa è accaduta come un fulmine al ciel sereno, ok? Un bel respiro e cerchiamo di affrontare tutto con calma perché ci sono una serie di passi che in questo video voglio indicarti che sono alla base di tutto per poter ricreare il giusto rapporto con lei. Quindi seguimi con molta attenzione fino alla fine e iniziamo subito. Il primo punto in assoluto è quello di sederti comodo, prendere un foglio di carta e ripensare alla vostra relazione. Quello che ti chiedo di fare è di rivedere tutti i momenti passati insieme, un po' come se fosse un flash davanti ai tuoi occhi, e cercare di paragonare quelle che sono state le cose belle che avete vissuto insieme, tutte le cose che hanno caratterizzato la vostra relazione e poi, dall'altra parte, quali di queste cose sono venute meno, quali di queste cose non ci sono più, quali di queste cose ormai c'erano in minima parte. Quindi la domanda da porti è: quali erano le cose che caratterizzavano la nostra relazione? Perché la nostra relazione era unica? Perché fino a un certo punto è stata straordinaria la nostra relazione? E ora, quali di queste cose, di queste caratteristiche non ci sono più? Quali di queste caratteristiche ora ci sono in minima parte, sono venute a mancare, non ci danno più la stessa serenità? Ecco, questo foglio diviso in due deve darti proprio la possibilità di mettere da una parte le caratteristiche della vostra relazione vissuta, dall'altra tutti quegli elementi di questa prima lista che in realtà ora non ci sono più, non c'erano più, oppure, come ti dicevo prima, in minima parte. Questo lavoro è fondamentale e richiede profonda riflessione. Ora, non ti sto chiedendo di prendere un foglio di carta e andare lì a scarabocchiare due cose al volo e di dire: ah sì, noi eravamo felici perché uscivamo insieme. Alt, profonda riflessione significa proprio anche le piccolezze. Significa anche quando andavi a prenderla da casa, quando lei saliva in macchina, cosa facevi? La abbracciavi? La accarezzavi? Di cosa le parlavi? Quali erano gli argomenti che giornalmente facevate, prendevate? Quali erano le discussioni che affrontavate? Ecco, questo significa profonda riflessione. Quindi dedicati un tempo, 2 ore, 3 ore. Dici: questo pomeriggio sono libero, voglio dedicarlo a me e a questa situazione. Prendi questo foglio di carta e metti a punto questo primo step che ti sto indicando. Ok? Tutto chiaro? Una volta affrontato questo bel compitino, quindi questa profonda riflessione dove tu metterai su carta tutta una serie di caratteristiche del vostro vissuto, a quel punto, solo a quel punto, puoi passare a costruire con lei una nuova armonia. Quando finisce una relazione, soprattutto tra moglie e marito, molto spesso le dinamiche emozionali che si sovrappongono in un certo senso a voi sono veramente tante, ma anche intromissione di altre persone, gestione dei figli, discussione e sulla casa, e sul mutuo, e sulle bollette da pagare, e sulle utenze, tutta una serie di cose che inevitabilmente
portano ad uno stato d'animo negativo tra di voi. Ora, il nostro obiettivo principale, qualsiasi sia il motivo della rottura, qualsiasi, anche tradimento, qualsiasi sia il motivo della rottura, ora per noi è fondamentale costruire la giusta armonia. È fondamentale proprio, in un certo senso, iniziare a far veicolare tra di voi delle emozioni impercettibili, allo stesso tempo belle, allo stesso tempo armoniose, questa è la parola giusta. Ora, c'è un modo straordinario per farlo. Non ti serviranno grandi strumenti, non ti servirà una grande comunicazione. Il modo più semplice per farlo è trovarti in accordo con lei, in sintonia, in armonia. Se lei ti dice, lo vuoi capire? Non ti amo più. Ok? Piuttosto che forzare, andare sul ragionamento iperlogico, cercare di fare ragionamenti che poi magari non portano da nessuna parte, semplicemente dille, va bene, se così lo rispetto, mi dispiace, ma lo rispetto. O se lei ti dice, anche banalmente, ho un altro, basta, chiudo la relazione perché ho un altro. Piuttosto che scaldarti, piuttosto che cercare di capire, piuttosto che arrabbiarti. Un profondo respiro. Ok, lo capisco. Spero possa renderti felice più di quanto sia stato capace io. Questo cosa significa? Significa non fare i cagnolini, non significa fare i tappetini oppure abbassare la testa o non lottare. Assolutamente. Semplicemente significa entrare in uno stato di armonia con l'altra persona. Perché l'altra persona, quindi la tua ex moglie in questo caso, si chiederà perché mi ha risposto in quel modo? Cosa c'è sotto? Cosa stava pensando? Può essere che l'abbia accettato così, tranquillamente, serenamente. Questo porta tra di voi un senso di armonia, un senso di pace, di tranquillità. Lo sappiamo benissimo che quando finisce una relazione, soprattutto tra moglie e marito, come dicevo prima, veramente sono tante le situazioni che si sovrappongono e tante di queste portano a discussioni, distruttive, discussioni che superano anche il limite della normalità e noi non vogliamo questo. Questo è il secondo punto fondamentale che devi mettere in atto. Ok? Tutto chiaro? Lo ripeto, tutto chiaro? Bene, se hai messo a punto questi due step, quindi il primo step dove vai proprio a riportare su carta le caratteristiche della relazione passata, di cosa ad oggi iniziava a mancare, se hai portato a termine anche il secondo punto, quindi quando lo avrai fatto, chiaramente non ora che stai guardando il video, quando lo avrai fatto, quindi mettere a punto, come si suol dire, questo passaggio fondamentale di costruzione dell'armonia tra di voi, ok, sei già ad un buon punto. Puoi passare al terzo livello, che è quello che ti sto per dire, nel quale ti impegnerai a reinserire all'interno della vostra relazione, anche se al momento è una relazione di amicizia, una relazione di conoscenze, chiamiamola come vogliamo, ok? Sicuramente una relazione tra due ex sostanzialmente. Quello che dovrai fare è reintrodurre all'interno della relazione, ok, del vostro vissuto di oggi, di ciò che riguarda le vostre emozioni, i punti che hai individuato nella prima fase, quindi quando ti ho detto di scrivere le caratteristiche. Quindi se hai individuato come caratteristica il fatto che all'inizio tu ascoltavi questa persona e ora non lo facevi più, magari eri molto più distratto, magari preso dal lavoro, magari preso da mille cose e quindi non la ascoltavi più, questo passaggio è fondamentale reintegrarlo. Quello che ti chiedo di fare è inizia da quello più semplice. Se hai scritto 6 cose e il fatto di ascoltarla ti risulta essere quello più semplice, inizia da qui, inizia ad ascoltarla profondamente, con il cuore, con la mente, con tutto l'interesse di questo mondo. Non ascoltarla per controbattere il tuo punto di vista, perché ora ti verrebbe molto semplice. Se lei venisse da te a dirti non ti amo più, tu saresti lì pronto a controbattere il tuo punto di vista. Sì, ok, non mi ami più, ma da quando? E perché?
ma c'è un'altra persona. Perché sta accadendo questo? Capisci come subito si cerca di mettere davanti il proprio punto di vista, invece ascoltala. Ok, non mi ami più. E come ti fa a sentire questa cosa? Non lo so, mi sento vuota, mi sento triste, è un momento di confusione. Ok, lo capisco bene. Sicuramente non sono io la persona adatta per cercare di sbrogliarti da questa confusione. Prenditi tutta la tranquillità e la serenità di questo mondo. Se hai deciso di chiudere, va bene così, se può farti stare meglio. No, ma sai, è più una questione di... E tu inizi ad ascoltare profondamente per capire il punto di vista dell'altra persona. Ok, questi 3 passaggi sono veramente fondamentali. Se messi in pratica uno dietro l'altro come te li ho spiegati, puoi ottenere veramente tanto. Io se vuoi posso aiutarti, in descrizione di questo video troverai tutti i riferimenti, il mio sito web che è domenicoiapello.com e soprattutto lascia un like se ti è piaciuto questo video e commenta facendomi sapere cosa ne pensi e se hai qualche domanda specifica per me. Ora, detto questo, ti lascio al prossimo video che spero seguirai e ai tuoi compiti che sono 3, non sono moltissimi ma sono importanti. Quindi in bocca al lupo e buona riconquista. Ciao!